Ben ritrovati a Filo Rossonero qui sul canale YouTube di Radio Rossonera, sempre insieme a Carlo Pellegatti. Ciao Carlo. Buonasera e buona settimana. Allora Carlo, ci ritroviamo in un lunedì comunque inedito, perché era da un po', no, che non ci ritrovavamo il lunedì dopo una vittoria. Il Milan ha vinto e bene contro la Samp. Punti fondamentali per la qualificazione in Champions, in attesa un po' di quello che accadrà alla Juventus. Sì, punti. Milan doveva vincere contro la Sampdoria, doveva vincere anche con le altre squadre di non alta classifica, non c'è riuscito. Dopo una bella prestazione, divertente, poi se il Milan ha battuto una squadra che in questo momento ha dei problemi non solo legati alle vicissitudini societarie ma anche tecniche, è un merito del Milan. Voglio sempre ricordare a quelli che non sono riusciti nemmeno a gustare 90 minuti belli che il Milan ha incontrato il Lumezzane nella prima partita di rientro dopo la pausa per il mondiale e giocò una pessima partita. Quindi quando giochi bene non c'entra l'avversario. Contro un avversario il Milan poteva anche vincere 2-0, ma con Lecce ha vinto 2-0, non è stata una partita divertente. Invece l'altro giorno è stata una partita proprio sul piano spettacolare, è stata una partita di buon livello e ci siamo divertiti, ci teniamo a questo divertimento. E complimenti a Giroud, 3 gol. Sì. Milan non vinceva 5-1 in casa dal 2020, quindi un passo importante, ma il Milan deve arrivare almeno a 67-68 punti per essere sicuro di andare in Champions League, sempre che alla Juventus vengano tolti i punti, se no non basta. Esatto Carlo, riprendo quello che è uscito questa mattina su Gazzetta dello Sport, perché ci sono arrivate un po' di domande su questo. Gazzetta parlava di 100 milioni tra budget di mercato, giocatori che magari il Milan riesce a vendere, ingaggi risparmiati eccetera, e arriva una domanda proprio su questa tematica, ovvero ti chiedono: Carlo, chi secondo te tra i giocatori in esubero è più facilmente vendibile ad oggi? Beh, non lo so, so che ci sono delle richieste importanti dalla Turchia per Origi, quindi un giocatore che il Milan può vendere se decide di venderlo, e anche dall'Inghilterra. Rebic ha delle offerte, quindi il Milan non lo vedo preoccupatissimo circa le cessioni di questi due giocatori. Che devono poi comportare un grande lavoro, perché l'attacco è praticamente tutto da rifare. Rimane Leao, Giroud, poi è da valutare Diaz, è da capire la fascia destra, è da capire l'attacco e quindi da capire il numero 10, mentre negli altri ruoli direi che si tratta di eventualmente delle correzioni. Eventualmente andasse via Ballò, allora arriva un altro. Centrocampo le idee sono chiare, bisogna prenderne 2, ma mi sembra siamo ben avviati. Loftus-Cheek. In attacco invece bisogna proprio lavorare con fantasia, idee, denaro, e in questo senso un bel aiuto della notizia, no, non è una notizia, è una suggestione di oggi che io ho verificato, è una suggestione percorribile. Altro giocatore, cara amica mia, divisivissimo, è quella di Zaniolo, perché ho verificato. Quindi torniamo all'argomento che a gennaio ci aveva tenuto insomma sull'attenti, mi ricordo. Sì, certo, perché il giocatore vorrebbe il Milan ha già avuto dei contatti, dei sondaggi con il suo agente, forse anche personalmente con lui lo scorso gennaio, per capire l'umore. Maldini è molto attento, se vede un giocatore entusiasta è già un punto ma se c'è un giocatore potrebbe andare bene anche e allora lo molla subito. Quindi mi sembra che al Milan dirigenti piace molto. Io personalmente ho la mia linea. Io ero contentissimo quando è arrivato Cassano, anche lì grande cinema. Ero contentissimo quando è arrivato Balotelli, anche lì grande cinema. Uno, non dobbiamo dimenticare, Cassano ci ha aiutato a vincere il campionato. L'altro, Balotelli, ci ha aiutato a tornare ad andare in Champions League nel 2013 con gol importanti e anche spettacolari. A me questa tipologia di giocatori piace molto. Il Milan di solito queste sfide le ha sempre o quasi sempre vinte, quindi
Eh, la domanda a chi magari non crede a Zaniolo è: preferite un giocatore dalle grandi potenzialità e che mi migliora l'attacco, oppure stiamo con questi, oppure andare a cercare qualcun altro? Ma un prestito abbinerebbe sostenibilità, aspetto economico e Mm. secondo me un miglioramento della qualità. E c'è da dire, il Milan 20, 25, 30 non li spende per Zaniolo, li avrebbe potuti spendere 18-20 lo scorso gennaio, però al Milan piacciono molto i prestiti e anche io personalmente li amo, perché è la filosofia del Milan che mi ha insegnato: incominci il prestito ad aiutarmi a vincere, vedi Diaz, poi intanto poi vediamo, e io in questo senso mi piace questa filosofia. Carlo, ma se dovesse arrivare, mettiamo caso, no, Nicolò Zaniolo, come sistemi poi i vari Diaz, se dovesse arrivare Kamada, come sistemi tutto lì? Perché comunque il Cosa ruolo... vuoi, Beatrice? Non cadiamo in questo Mm, errore. Abbiamo appena detto che ce ne servono 19 e a me cosa interessa ok, dove ma sistemarli? Una volta se... che però Zaniolo insomma... gioca a destra, Ok, ma a Kamada, destra oggi ne hai due. Se ci aggiunge ma anche è chiaro che uno Zaniolo, andrà via. ok, e Diaz, se dovesse arrivare Zaniolo, tieni anche Diaz quindi? Ma no, ma ne tengo tutti, mi servono tutti. Una volta giochiamo con un modulo, abbiamo avuto il problema, adesso mi devo anche porre il problema che sono troppi. No, ci penserà l'allenatore, incomincia ad averne tanti importanti. L'Inter non si è posta Ciobrozovic e Cialanoglu, ha No, no, fatto certo. giocare. E quindi se adesso ci poniamo, vedi, ormai avete questa mente contorta di porsi i problemi. No, l'abbiamo appena detto che ci servono 18 titolari. Il Milan aveva Thomasson, centravanti della nazionale danese, che non ha mai toccato. Abbiamo avuto Papin, pallone d'oro non titolare nel Milan. Papin, pallone d'oro. Abbiamo mandato in tribuna Savicevic all'inizio. Ma non è un problema. Abbiamo sempre detto che un conto è giocare a Bologna con la squadra che ha messo, un conto è giocare con Kamada invece di Diaz. Abbiamo un 18-19, poi abbiamo detto che dobbiamo costruire una squadra che possa essere competitiva in due manifestazioni. Non mi pongo il problema, ma adesso se ho tre centravanti Giroud cosa faccio? Gli infortuni, a gennaio si gioca ogni 2 giorni col ghiaccio e col brutto tempo. Posso disporre, abbiamo sempre detto che la grande Inter è brava perché c'ha Lukaku, Correa, l'altro chi è? Lautaro e Dzeko. Ecco. Mi pongo il problema, ma dove li metto? Incominciamo ad averli, impariamo dal Milan di Silvio Berlusconi. Se adesso mi devo porre il problema di dove mettere Diaz o Kamada, assolutamente non me lo pongo, me li voglio e poi vediamo. È E il invece mestiere Carlo, per quanto riguarda il centravanti, non so nulla. Riguardo il centravanti non so nulla. perché si Non è mi fatto il risulta. nome di Scamacca, Morata, però tu Se hai non delle... risulta, non so, il Milan non mi ha confermato, anche Mm, se l'autorevole fonte della Gazzetta, che si è aperto al prestito il West Ham. La verità che così, mentre quando sento parlare di Zaniolo noto dell'entusiasmo nella mm. voce, Morata e Scamacca non mi sembra che stiano facendo dei salti Non clamorosi. scaldano E più di per, tanto. sì, e per Mm. quello che riguarda per esempio Arnautovic, mi sembra di archiviarlo in possibilità, potrebbe essere utile, ma se arriva Arnautovic non è il nostro centravanti titolare della prossima stagione, è uno dei tre, non è il centravanti titolare, quindi vedremo un po' Certo. come sistemano le cose. Centravanti non ho molta idea perché non so quanto vogliono investire, Mm. chi possa venire, ma anche Anche se perché venisse Carlo Scamacca. è un ruolo che già di suo comunque ti porta a spendere una cifra importante, no? Già il ruolo in sé dell'attacco, chiaro che non è facile da scegliere l'attaccante su cui investire tanto, non è No, anche semplice. perché purtroppo, sai, l'attaccante, io mi ricordo tanti anni fa, la Juventus ha preso non un grande centravanti, un grandissimo centravanti, Ian Rush, in Inghilterra splendido, giocatore di grandissima qualità, un disastro, l'ha mandato via dopo un anno, credo, e su Ian Rush, ci sono dubbi su Ian Rush.
l'attaccante è sempre cioè l'Inter ha preso Lautaro, complimenti, ma è venuto come incognita dal Sud America, e magari non incognita per chi l'ha scelto, ma un giocatore, un attaccante che viene in Italia è sempre un'incognita, perché non sai mai che come ti risponda. Quindi lì sono rassegnato al fatto che bisognerà capire dove andranno, come pareranno, e speriamo che indovinino, perché anche, non lo so, leggo dei nomi, Okafor, che a me non mi dice molto, cioè prendessero, ma lo stesso quello che piace a me, Moffi del Nizza, non Sì. è che arriva e ti fa un gol dietro l'altro, non è facile. L'attaccante veramente, sono veramente curioso, perché non so su chi potranno andare, cosa potranno inventare. Giovane mi sembra un po' strano, perché una volta che arriva in prestito è Chitiché, e se poi invece fallisce cosa facciamo? Quindi l'attaccante sinceramente non ho idea. Carlo, grazie. Io ti do appuntamento sempre qui domani alle ore 19. Sì, domani alle 19, è una settimana importante, non dimentichiamolo, perché il Milan è una delle settimane più importanti di questo anno, di questi anni, perché il Milan dovrebbe, per me hanno già fatto praticamente tutto, diciamo dovrebbe ufficializzare Leao, e quindi non passiamolo, vabbè Leao via, no, No. perché hanno tutte le volte parlato, rassegnati, adesso che non passi come un va bene, no, va bene niente, perché sembrava non lo prendessimo, Beh, sembrava lo Carlo, perdessimo, se sembrava, adesso pensi... vedrai che verrà archiviato, va bene, passiamo ad No, altro, chi viene come centravanti. se pensi a quante puntate di filo rossonero abbiamo fatto sul rinnovo di Leao, capisci E l'importanza di questo tanto evento. non lo prendiamo e lo perderemo a zero, Esatto. e adesso vedrai arriverà, va bene, parliamo d'altro, e sarà così. Grazie Carlo, a domani. Un abbraccio.